Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Questa è la seconda parte del video in cui realizzo il cartamodello di un corsetto su misura. Nella prima parte vi ho mostrato effettivamente come disegnare la prima bozza, diciamo, di cartamodello e poi vi ho anche mostrato come stava indossato. Se ve lo siete persi vi consiglio caldamente di andarvi a vedere prima quello e poi di tornare a questo video. Ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. In questa seconda parte invece vi mostro tutti gli step per sdifettare quel primo cartamodello che abbiamo fatto nell'altro video fino ad arrivare ad avere un cartamodello che veste perfettamente sulle proprie misure. Ed è anche la parte più difficile del processo, quindi spero che vi piacerà e che la troverete interessante. Dato che immagino che il video sarà lungo, direi di iniziare. E ci eravamo lasciati lo scorso video con la prima prova del corsetto indossata. Come vi accennavo, ci sono dei difetti da togliere. Sistemerò le bretelle che sono troppo curve e i volumi perché vorrei il seno più schiacciato e la posizione di alcuni tagli in modo che siano visivamente più paralleli e meno curvi. E disegno ora tutte le modifiche sul manichino partendo dal volume generale perché nella parte alta sotto alle braccia il corsetto risulta troppo stretto, mentre sotto in vita è un po' troppo largo. Quello che si nota chiudendolo è che qui su ho stretto troppo e qui giù in realtà sta anche un po' largo, quindi la prima cosa che farò per risistemare i volumi è ridare il mezzo centimetro che avevo tolto qui e piuttosto stringere mezzo centimetro sul lato, quindi così diciamo il volume si risistema. Detto questo, la prima cosa che ho notato che è storta è la spallina, nel senso che è troppo curva ed è anche troppo in fuori perché tende a cadere giù. Quello che farò è far partire tutto il giro manica, devo spostare tutto il giro manica un po' più in fuori e la spallina più in dentro. Possiamo fare una cosa così. Una cosa di questo tipo. Così la spallina è sistemata e non rischia di cadere. E l'altra cosa che ci ho riflettuto su, e allora diciamo che come volume così avvolgerebbe nel modo giusto il corpo, però mi sono resa conto che voglio un corsetto che schiacci di più sul seno e quindi che sia più dritto, non curvo così che segua le forme. Quindi detto questo, se a voi piace così non fate ulteriori modifiche, ma se come me lo volete fare un po' più schiacciante, adesso andrò a ridurre il volume che c'è qui a livello del seno e anche qui. Lo faccio direttamente dal cartamodello perché è più semplice. E l'altra cosa che visivamente non mi piace molto è che queste curve vadano in dentro. Vedete che fanno un effetto così. Ovviamente questo effetto è influenzato anche dal fatto che c'è volume sul seno, ma comunque voglio che facciano più, che vadano un po' più in fuori, quindi credo che devo ridisegnare un attimo i pezzi. Questo non deve essere qua giù ma deve essere più in dentro. Una cosa tipo così. E questo va bene che inizi qui ma lo facciamo più che arrivi qui. Così può anche partire un po' più in qua e allinearsi giù. E poi farei questi laterali, volevo il fianco che andasse un po' più in avanti e quindi anche questo mi viene da dire magari lo spostiamo un pelo più in là, visto che ora abbiamo spostato questo in qua, quindi può essere questo che fa così. E anche il fianco magari così. Dietro dobbiamo sistemare il giro, che quindi prosegue più largo anche sul dietro. Quindi anche qui abbiamo circa 2 centimetri. Ovviamente la farò larga come il davanti, quindi non so esattamente qui bene dove arriva, me lo guarderò. Una cosa che devo sistemare è anche la scollatura qui davanti, perché non è tanto dritta, quindi
qui dovrebbe fare una cosa così. Va bene, direi che ci siamo. Benissimo, io quindi ora ho qui accanto il corsetto che ho appena sistemato a manichino e i 2 cartamodelli iniziali della costruzione del corsetto. Ora farò sicuramente un bel pastroccio perché andrò a lavorarci sopra, ma segno tutto con una matita verde così saranno chiare quelle che sono le nuove modifiche. Parto sistemando il giro manica e la bretella. Devo capire i vari livelli di quanto ho spostato la linea del giro manica. E mi riporto le stesse misure nel cartamodello. A metà del giro manica davanti ho 2 cm e sotto al giro manica mi sono abbassata di 1 cm e congiungo quindi i punti segnando il nuovo giro manica. In cima sulla spalla il nuovo giro manica arriva a 1 cm da qui e quindi congiungo i nuovi punti. Come vedete dalle modifiche non era necessario arrivare a 90 gradi sulla spalla, infatti ho fatto una linea parecchio inclinata, semplicemente quando farò dopo la bretella del dietro starò attenta a non creare spigoli a livello della spalla. La spallina prima era larga 4 cm, ora nel corpino invece l'ho disegnata larga 3 cm perché mi piace più fina, quindi mi segno la nuova misura anche nel cartamodello. Però parte un po' più in giù perché sennò la scollatura non risulta visivamente dritta e qui quindi sono scesa di 8 mm rispetto alla linea originale. E disegno quindi anche l'altro lato della bretella tutta larga 3 cm. Adesso che il giro manica è a posto possiamo sistemare i volumi generali e il fianco. Abbiamo detto che devo uscire di mezzo centimetro sopra e rientrare di mezzo centimetro sotto. Però oltre a questo ormai che ci sono mi sistemo tutto il fianco che ho deciso di spostare anche verso il davanti. E l'inizio del fianco non lo avevo spostato, il fondo invece sì, l'ho spostato verso il davanti. Per il fondo quindi rientro di mezzo centimetro per sistemare i volumi, più vado a sommarmi di quanto ho spostato il fianco sulla tela, ossia 1,5 cm. Quindi in totale nel cartamodello devo spostare il fianco verso il davanti di 2 cm sulla vita e congiungo con linea dritta i 2 punti e questa quindi è la nuova linea del fianco. L'inizio del fianchetto non lo avevo toccato, ma il fondo sì, quindi anche qui misuro nella tela di quanto mi sono spostata e misura 1,7 cm. Riporto quindi la nuova misura nel cartamodello e ridisegno il fianchetto, tenendo la linea leggermente curva come l'avevo disegnata la prima volta. E ora vediamo come fare l'effetto più schiacciato sul seno. Allora, innanzitutto se voi preferite che il corsetto schiacci meno sul seno e che quindi sia più comodo, più avvolgente, o piuttosto avete un seno tanto abbondante, potete non fare la modifica che vi mostro ora e tenere i volumi così come sono, ossia più larghi sul seno e che stringono sopra e sotto. Se invece volete anche voi un effetto più schiacciante, allora andate a fare la prossima modifica che vi mostro. Il volume del seno naturale è a questo livello, dove non abbiamo tolto nulla e al momento c'è ancora la nostra misura di circonferenza seno pari pari a quella misurata nel corpo. Le parti più aderenti sono sopra il seno e in vita. In sostanza ora se vogliamo un effetto più dritto e più piatto sul seno, dobbiamo andare a eliminare un po' di queste curve, di queste linee, che significa andare a togliere un po' di volume sul seno. Quindi andiamo a congiungere questa parte qui, che è la più aderente, con questa qui giù, ma con una linea più dritta di quella che c'era prima. Comunque prima di occuparmi di fare le curve più piatte, devo fare ulteriori sistemazioni delle linee, perché devo segnarmi anche per i primi 2 tagli i punti e le linee nuovi che ho disegnato sulla tela, e solo dopo congiungo le nuove linee togliendo il volume dal seno. Il primo taglio in vita l'ho spostato di 1 centimetro più verso il centro davanti e me lo segno. Mentre su in cima ho spostato la linea di mezzo centimetro verso il fianco. E ora posso unire i punti sopra e sotto del primo taglio. Posso fare la linea completamente dritta se non voglio dare volume al seno, oppure tenere una leggera curvatura sul seno. Io qui ho deciso di lasciare questo taglio dritto senza volume e come avevamo fatto per questo taglio l'altra volta, lo disegno leggermente curvo verso il centro davanti perché esteticamente mi piace di più e lo avevo anche disegnato così nel figurino. E il pezzo 1 è a posto, passiamo a modificare il pezzo 2. Prima abbiamo spostato il primo taglio verso il fianco di mezzo centimetro, quindi come per il pezzo 1 anche la cima del pezzo 2 va spostata di mezzo centimetro verso il fianco. E qui giù abbiamo spostato il primo taglio 1 centimetro verso il centro davanti, quindi anche il fondo del pezzo 2 va spostato 1 centimetro verso il centro davanti. La vecchia linea era questa e la spostiamo quindi di 1 centimetro. Ora dovrei congiungere questi 2 punti. Anche qui ho deciso di non mettere volume sul seno e traccio la linea con la stessa curvatura del pezzo 1 appena fatto, perché questi 2 lati andranno poi cuciti assieme. Il lato in cima del pezzo 2 va a scendere un pochino, quindi mi riporto la stessa linea che ho disegnato sulla tela.
Mi sono accorta solo ora che nella tela in realtà ho disegnato la bretella più stretta sulla spalla rispetto a sotto e mi piace di più così, quindi sotto la faccio di 3,5 cm, mentre sopra la lascio di 3 cm come l'ho fatta prima. E ora non ci resta che sistemare questa linea qua che va spostata un po' più verso il centro davanti. Il fondo nella tela l'ho spostato di 2,5 cm. E entrambe queste due linee vanno quindi spostate di 2,5 cm. Adesso devo valutare se su questo taglio a livello seno tenere una leggera curvatura o se fare una linea dritta ignorando il volume del seno. E devo tenere conto del fatto che il pezzo 2 lo volevo il più lineare possibile tra sopra e sotto. Sopra e sotto il pezzo 2 ha già la stessa misura, quindi provo a unirle con una linea dritta. Ora sto ragionando su come tracciare i due lati del secondo taglio. Quello del pezzo 2 l'ho appena tracciato, mi manca quello del pezzo 3. Io terrei i due lati uguali pari pari fino a livello del seno, quindi è un po' diverso rispetto a prima dove il pezzo 2 andava a stringere sopra il seno e invece sotto al seno il pezzo 3 va a stringere e lo collego al secondo punto che ho disegnato prima in vita. E questa seconda linea preferisco però farla con la stessa inclinazione del primo taglio, quindi che curva leggermente verso il centro davanti. Ok, il davanti è pronto, quindi ho qui il pezzo 1. Il pezzo 2 segue queste linee. Il pezzo 3 che qui va a stringere un po' in vita, arriva fino a qua e va su, e il pezzo 4 che è così. E passiamo ora a sistemare il cartamodello del dietro, che è più semplice. Per prima cosa abbasso il giro manica della stessa misura del davanti, ossia 1 cm. E su in cima la spalla parte più in dentro di 2,5 cm rispetto alla prima tela. Il giro manica del dietro è molto più scavato del davanti, anche qui vado praticamente a copiarmi la linea disegnata nella tela. E qui su arrivo a mezzo centimetro dalla vecchia linea di fine bretella. Per fare la spalla fatta bene unisco anche il davanti e devo controllare che sulla spalla non si creino angoli brutti. Qui la linea è un po' spigolosa, all'inizio mi sono disegnata il dietro un po' curvo in cima, ma poi mi sono resa conto che la parte che mi convince meno è la spalla del davanti, che è troppo inclinata, quindi tolgo mezzo centimetro dalla spalla davanti e ora riallineando davanti e dietro è senza spigoli, quindi non serve fare altre modifiche e disegno semplicemente l'altro lato della bretella dietro. Anche qui la faccio di 3,5 cm nella parte bassa e su in cima resta a 3 cm. E ora sistemo il fianco. Prima abbiamo detto che il fianco nella parte alta va allargato di mezzo centimetro e sotto invece va ristretto di mezzo centimetro, ma va anche portato avanti di 1,5 cm, cioè la misura che ho tolto prima al fianchetto del davanti. Se rientro di mezzo centimetro ma esco di 1,5 significa che in totale devo uscire di 1 centimetro in vita. Congiungo i punti e ottengo la nuova linea del fianco corretta. Tutto il resto del dietro è già a posto, quindi non vado a modificare altro. Ora, mentre mi ricopio i nuovi pezzi del cartamodello in un foglio a parte, verifico anche che tutti i lati che devono essere cuciti assieme siano effettivamente lunghi uguali. Non vi sto a mostrare tutto il procedimento perché è lungo e noioso, ma di fatto, dopo aver fatto questo controllo di tutte le misure, ho aggiunto 1 centimetro di margine tutto attorno a tutti i pezzi. Ho tagliato i pezzi e ho cucito un'ultima tela di prova finale per verificare se le nuove modifiche sono sufficienti e se mi piacciono. E questo è il risultato indossato. E ora sono molto più soddisfatta rispetto alla prima tela. Ora le spalline sono a posto, non cadono e non sono più curve. I tagli hanno anche un design che mi piace di più e anche i volumi. Ci sono solo altri 2-3 piccoli aggiustamenti da fare, ma cose piccole. Indossandolo mi sono resa conto che è stato un po' troppo drastico fare linee completamente dritte sul seno, infatti stringe un pelo troppo e sopra tende a stare su dritto in fuori. Quindi andrò a chiudere leggermente sopra il seno e a livello seno aggiungerò giusto 2 mm di curva. Poi nella bretella davanti vedo che la stoffa fa delle pieghine, quindi tirerò via un triangolino di stoffa giusto di qualche millimetro. E vi mostro anche al volo sul cartamodello come fare queste 2-3 modifiche. Qui ho tirato in dentro 2 mm per parte sopra il seno e corrisponde a questa cucitura. Quindi qui su in cima e anche qui su in cima tolgo 2 mm. Poi a questo punto qui, ossia circa 4-5 cm dall'inizio della bretella, mi allargo di 2 mm per parte, quindi a livello del seno, sul taglio 2 e su entrambi i pezzi 2 e 3.
E infine questa è una piccola pens da tirare dentro, qui ho spillato in totale 5 mm che vanno tolti dal pezzo 3 misurando il punto esatto sulla tela e riportandolo poi sulla carta. Queste modifiche sono veramente piccole, quindi non sto a mostrarvi un'ennesima tela di prova e considero qui il cartamodello del corsetto pronto e finito. E per oggi è tutto, vi dico già che tra circa un mese uscirà il video in cui vi mostrerò come cucire questo corsetto passo passo. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella così riceverete una notifica non appena pubblicherò i futuri video. Lasciate un like se il video vi è stato utile e condividetelo se conoscete qualcuno che vorrebbe imparare tutte queste cose. Questo sarà un grande aiuto anche per far crescere questo canale, quindi vi ringrazio già in anticipo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!